Per parlare di dieta d'ora in avanti, in un'ottica più costruttiva, occorrerà pensare al momento in cui ci si siede a tavola come un'occasione per migliorare il proprio stato di forma. La dieta non è soltanto privazione, ma anche aggiunta di alimenti che possono aiutarci a vivere più a lungo e meglio. È questa la chiave che può invertire il trend che ha portato a un aumento dei casi di obesità. L'obiettivo è quello di massimizzare la durata della vita in salute agendo sull'infiammazione silente. Positive Nutrition. Di che cosa si tratta? Mentre l'invecchiamento è un processo irreversibile influenzato dall'assetto genetico di ognuno di noi, che può far aumentare la suscettibilità individuale a contrarre una malattia, il rischio di sviluppare una malattia è legato in prevalenza a fattori ambientali, tra cui l'alimentazione e lo stile di vita in generale. La cosiddetta infiammazione silente, che concorre all'invecchiamento, è alla base di importanti malattie croniche, prime fra tutte il diabete, quelle cardiovascolari, infarto del miocardio, scompenso cardiaco, e neurovegetative, Alzheimer, Parkinson, demenze cerebrovascolari e i tumori. Massimizzare la durata della vita in salute, agendo sull'infiammazione silente, è proprio l'obiettivo della Positive Nutrition. Siamo abituati a pensare alla dieta con l'idea della privazione, ovvero la necessità di eliminare o quantomeno limitare il consumo di certi alimenti, specie se abbiamo problemi di salute come colesterolo o diabete. Ma il cibo può essere una fonte di sostanze benefiche per la salute, veri e propri farmaci, con azioni ben precise sull'organismo e sul funzionamento di ogni singola cellula. In questo caso non si parla dunque dell'ultima dieta del momento, ma di una filosofia alimentare da abbracciare fin dall'adolescenza e per sempre. L'infiammazione silente è alla base dell'eccesso di peso e di gran parte delle malattie. Mantenerla entro certi limiti è uno dei fattori chiavi delle Positive Nutrition, in quanto permette di ridurre lo sviluppo precoce di malattie croniche. Ma come combattere l'infiammazione a tavola? Riducendo l'apporto calorico, ma senza generare la sensazione di stanchezza. Occorre ridurre il consumo di cibi ricchi di acidi grassi idrogenati e saturi, come i prodotti da forno, da fast food, la margarina, le carni rosse, il latte, il burro e i formaggi. Vanno privilegiati invece quelli che apportano acidi grassi mono e poliinsaturi. La Positive Nutrition si basa dunque sul presupposto che ogni cibo può svolgere delle funzioni positive, specifiche per il nostro organismo. Dobbiamo imparare a considerare ogni pasto come un progetto ormonale che condiziona direttamente il lavoro degli organi e che può agire sul nostro DNA. La nutrizione funzionale ci aiuta a capire come funziona il cibo, che può essere uno strumento preventivo, terapeutico, ma anche di guarigione. Il cibo, infatti, può attivare il gene della longevità, agendo direttamente sui nostri geni.